Io so pensare, so aspettare e so digiunare. Così scriveva Siddhartha, il fondatore del buddismo, nel V secolo d.C. L'astensione dal cibo è un rituale che affonda la sua origine nella notte dei tempi, quando il digiuno era il contrario dell'abbondanza, un sacrificio che gli uomini facevano per ricordare la scarsità di cibo. Non c'è religione che non preveda una qualche forma di digiuno. Mosè digiunò per 40 giorni e 40 notti prima di ricevere le tavole della legge sul monte Sinai. Digiunò anche Gesù nel deserto. Oggi l'astensione dal cibo è ancora molto praticata, soprattutto dai seguaci delle religioni orientali, come momento mistico per facilitare il raggiungimento dell'estasi. Secondo gli asceti, una vita di astinenza dal cibo migliora la condizione spirituale, ma anche quella fisica, perché attraverso il digiuno si possono curare molte malattie. E allora ci chiediamo se il digiuno faccia bene alla salute. Forse dovremmo seguire il consiglio di Ludovico Carnaro, un medico veneziano che nel Rinascimento comprese come gli eccessi di cibo mietevano più vittime di una guerra e consigliava di mangiare soltanto quanto è assolutamente necessario per il funzionamento del nostro corpo. E insomma, dal Rinascimento al 2021 con Walter Longo, buongiorno, benvenuto nei nostri studi, docente di biogerontologia e direttore a Los Angeles dell'Istituto di Longevità dell'Università della California, uno dei massimi conoscitori, diciamo, di questo argomento, tanto che ha scritto l'ultimo libro, Il cancro a digiuno. E anche ricercatore all'IFON di Milano però. Perfetto, non solo, nel 2018, le dico di più, ma lei lo saprà, il Time la segnala tra le 50 persone più influenti nel mondo della sanità. Insomma, con lei possiamo davvero cercare di capirci qualcosa su questa faccenda del digiuno. Tra l'altro il digiuno intermittente, per esempio, è una pratica molto di moda, i VIP, gli influencer lo praticano. Fa bene o non fa bene digiunare? Sì, diciamo entrambi, no? Quindi il digiuno è un po' come dire mangiare, no? Digiunare e mangiare sono all'opposto. Quindi ci sono dei tipi di digiuno che fanno bene e dei tipi di digiuno che fanno male. Sicuramente saltare colazione è associato a una serie di problemi, quindi addirittura una vita più corta, malattie cardiovascolari più alte. Quindi è importante fare colazione, è importante mangiare più o meno 12 ore al giorno. Questo sembra essere in genere associato a effetti positivi. Poi, ad esempio, in America si mangia adesso per circa 15 ore al giorno e questo è associato a effetti negativi, quindi bisogna tornare dal mangiare per 15 ore al giorno a mangiare per 12 ore al giorno e digiunare per 12 ore al giorno. Senta, ma la vecchia regola della saggezza popolare per cui bisogna mangiare insomma, abbastanza a colazione, meno a pranzo e ancora meno a cena, è una buona regola oppure no? È un'ottima regola e quindi insomma diciamo che la scienza adesso conferma che questo è il modo migliore di procedere. È ovvio che poi dipende anche dalle fasi di età, ad esempio gli anziani spesso fanno fatica a mangiare delle cene ipercaloriche e quindi l'anziano il centenario spesso tende a saltare o comunque fare una cena molto più leggera. Sì. Che relazione c'è tra il digiuno e, diciamo così, il rallentamento dell'invecchiamento, per quanto si possa rallentare questo processo? Sì, noi ci siamo concentrati da tanti anni su quello che chiamiamo dieta mimia digiuno e digiuno periodico. Sì. Quindi cosa succede se a un sistema, invece di spingerlo continuamente alla restrizione calorica, che poi era quello che faceva Cornaro nel Rinascimento di cui si parlava nell'introduzione, invece di spingere il sistema, lascia che il sistema mangi normalmente, diciamo, e poi periodicamente, ogni 3-4 mesi, intervieni con questa semidigiuno, diciamo, che è dieta mimia digiuno. E quello che abbiamo visto, adesso siamo al 4° studio clinico su persone normali, e abbiamo visto riduzione di colesterolo, di ipertensione, riduzione della glicemia, quindi molti dei prediabetici tornavano a una glicemia normale, riduzione del grasso addominale, quindi c'è una specie di reset e questo ha senso perché una volta si mangiava tanto d'estate per accumulare proprio grasso, no? Questo serviva per poi passare l'inverno, no? Quindi adesso l'inverno, diciamo, l'inverno col digiuno non arriva mai e questa insulinoresistenza, questo blocco metabolico continua tutto l'anno e poi ovviamente continuando questo processo di
accumulo di grasso e poi sovrappeso, obesità, che adesso sta diventando in Italia un problema simile a quello americano. Senta professore, i nostri nonni avevano col cibo, diciamo, un rapporto tutto sommato semplice. Ora, non vuol dire che fosse corretto, però di sicuro era semplice. E non le sembra che noi stiamo un po' troppo medicalizzando il nostro rapporto col cibo? Questo ti fa male, questo ti fa bene, prendi questo non lo puoi toccare, con questo ti viene l'infarto? Cioè... Sì. No, invece dico l'opposto, no? L'opposto, perché i nostri nonni non avevano i problemi che abbiamo adesso, quindi se guardi gli ultimi 30 anni il sovrappeso negli Stati Uniti come in Italia, si parla delle percentuali quasi del 50% degli italiani che sono sovrappeso obesi. Questa era una cosa inesistente 50-60 anni fa, quindi i nostri nonni per necessità non avevano abbastanza cibo o comunque dovevano stare attenti e comunque facevano tantissimo esercizio e questo gli permetteva di mantenere un peso normale. Adesso invece abbiamo negli Stati Uniti addirittura il 72% della popolazione è sovrappeso obesa e quindi l'Italia si sta portando a quei livelli, che è veramente una cosa assurda, soprattutto se consideriamo che questo sta influenzando anche i bambini italiani, quindi i bambini italiani stanno addirittura raggiungendo gli americani per percentuali di sovrappeso. Senta, ci spiega bene che cos'è il mima digiuno? In che cosa consiste? Sì, la mima digiuno in effetti viene dai nostri studi di più di 10 anni fa sui pazienti col cancro. Abbiamo fatto uno studio su digiuno, acqua e cancro e abbiamo capito che i pazienti non lo volevano fare e gli oncologi non volevano che i pazienti lo facessero. Quindi il governo americano ha sponsorizzato la ricerca sulla dieta mima digiuno, quindi lo sviluppo di una dieta che diciamo fa pensare al sistema che ci sia in effetti un digiuno ad acqua, quindi sono basse proteine, bassi zuccheri, alti grassi e i grassi che abbiamo selezionato sono grassi buoni, quindi oli d'oliva, noci, eccetera, eccetera. Quindi una dieta vegana molto sana, ma che fa rispondere l'organismo come se non ci fosse nessun nutriente nel sistema. Comunque bassissimo tasso calorico, immagino. Certo. Non necessariamente bassissimo, la dieta mima digiuno ha 1100 calorie al giorno, al primo giorno, poi scende a 800, quindi l'idea era anche di non mettere a rischio il paziente o la persona, anche perché questa dieta mima digiuno che ho appena descritto è per le persone normali, poi ci sono quelle che stiamo studiando per i pazienti oncologici, ci sono quelle per le malattie autoimmunitarie, abbiamo uno studio a Genova, ad esempio adesso Genova e Perugia per l'Alzheimer, che stiamo testando una dieta mima digiuno speciale che ha addirittura 1400 calorie al giorno, perché viene data a dei pazienti molto più anziani. Abbiamo messo tra i grandi colpevoli, no, della narrazione quotidiana, c'è la carne rossa, i carboidrati, insomma gli zuccheri in generale, così. No, non confondiamo zuccheri e carboidrati, no? Quindi i carboidrati, la meta-analisi, quindi gli studi di tutti gli studi fanno vedere che la dieta ideale ha 60% di carboidrati, quindi chi mangia bassi carboidrati tende ad avere dei benefici, magari perde peso, poi a lungo andare vive di meno, no? Quindi questo studio di tutti gli studi fa vedere che è addirittura meglio avere una dieta con 80% di carboidrati per la longevità che una dieta con 40% Il piatto di pasta non è colpevole. Il piatto di pasta, e lo so che vi confondo qua, è colpevole quando il piatto di pasta è enorme e in eccesso. Se il piatto di pasta... 500 grammi di pasta non vanno 500 bene. grammi di pasta. Conosco persone che sono capaci di farla fuori in un pasto solo. Gli ami di pasta, pane, pizza e patate, quello che chiamano le 4 P più la quinta P, le proteine, vanno limitati. Quindi questi amidi vanno benissimo, ma se questi poi portano alla aumento di peso, quindi al sovrappeso, vuol dire che sono da limitare. C'è una vecchia querella, la questione del fritto. Ah, il fritto, sì. Tra noi, dico, dall'anno scorso ce la portiamo dietro. Perché adesso i nutrizionisti dicono che il fritto una volta tutto sommato settimana si può mangiare. Diciamo che il fritto, poi è difficile essere sicuri di qualsiasi cosa, però diciamo che il fritto non è associato a longevità e quindi chi mangia tanti cibi fritti, soprattutto di origine animale, tende a vivere di meno. Senta, a chi sconsiglierebbe la mima digiuno? La mia digiuno intanto alle persone che
pesano troppo poco, quindi persone anoressiche, chiunque sotto i 18 anni, chiunque sopra i 70 anni, chiunque ha delle patologie per le quali l'anemia digiuno potrebbe essere un rischio, quindi in quel caso andare dal medico e chiedere se questo può essere una dieta da testare. È ovvio che adesso abbiamo tanti studi clinici che usciranno nei prossimi anni, 2 sul diabete, 1 sull'ipertensione, una decina sul cancro, quindi questi poi spero che pian piano cambieranno le cose e chiariranno come va usata e in che caso va usata insieme al medico. Senta, per concludere, possiamo dire che una regola d'oro in ogni caso è quella della misura, cioè, buddisticamente, cioè basta che non esageriate in nessun caso? Io sono un po' contrario a questa cosa della moderazione, io l'ho usata sempre come... No, il modello Frittella non va bene. In effetti c'è tutta una scienza dietro che però va unita alla tradizione, cioè bisogna capire cos'è che mangiavano i centenari a Okinawa, cos'è che mangiavano i centenari della Sardegna, della Calabria, e poi unirla con la scienza e trovare delle soluzioni che hanno senso sia scientificamente parlando che tradizionalmente. Beh, io avrei continuato, non so tu Marco, penso di sì, con il dottor Longo, il professor Longo a parlare di questa cosa, quindi la invito, torni presto a trovarci, abbiamo bisogno di consigli, insomma, perché l'alimentazione è una cosa importante e per star bene si comincia a tavola e questo l'abbiamo sempre detto. Ricordiamo Il cancro a digiuno di Walter Longo, grazie per essere stato con noi.